Dai. Finisce qui! Finisce qui! Inter batte Union Saint-Gilloise 3-3 in Champions League. Union Saint-Gilloise 0, Inter 4. Un'altra goleada con la porta inviolata per la nostra Inter, che centra la 7ª vittoria consecutiva. Grazie ai gol nel primo tempo di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez proprio sul tramonto del primo tempo, e poi Hakan Çalhanoğlu e Pio Esposito arrotondano il risultato e permettono all'Inter di migliorare ancora questa differenza reti, ma soprattutto di prendersi altri 3 punti. 2 su 3 in questa settimana delle 3 trasferte consecutive, una settimana molto intensa, tante buone notizie da questa serata di Champions, Timo, dove abbiamo visto che la Champions è sempre insidiosa, perché l'avvio dell'Unione Saint-Gilloise ci aveva creato qualche preoccupazione, direi. I primi 5 minuti soprattutto sono andati vicino al gol 3 volte e ci hanno fatto temere un pochino una gara complessa. Poi ti dico la verità, in realtà mi sembrava la tipica partita in cui se riesce ad evitare di prendere gol, come l'Inter ha fatto, poi sarebbe potuta finire comunque in tranquillità, perché le grandi squadre la gestiscono, attutiscono il momento iniziale, poi alla lunga vengono fuori. E questo di fatto è quello che è successo. Nonostante un po' di rotazioni, anche dei cambi nella ripresa, l'Inter ha vinto comoda. Credo non abbia nemmeno speso tantissime energie, perché poi soprattutto la ripresa è stata gestita con una certa tranquillità e quindi porti a casa veramente tutto quello che potevi portare a casa. Risultato largo, clean sheet, vittoria, quindi direi che meglio di così non si potesse fare. E tante risposte dai singoli, dove c'era stato un attimino di preoccupazione durante il riscaldamento, in cui Dumfries sembrava aver accusato un problema che poi però ha smaltito. Dumfries non è partito benissimo, poi si è acceso sul finire del primo tempo ed è entrato, oltre ad aver segnato il primo gol, è entrato in diverse occasioni dell'Inter avanti, sbagliando qualcosina dal punto di vista tecnico, ma incidendo dal punto di vista fisico, su cui l'Inter poteva e doveva fare la differenza, e alla fine l'ha fatta contro questa squadra che ci ha messo tanto entusiasmo. Aveva presentato questa partita anche l'allenatore dicendo che per loro era la partita più importante della storia, e si è visto comunque che ci hanno messo tanta passione anche all'ultimo, nonostante il 4-0 tutto lo stadio era caldo e con la sciarpata stava sostenendo i propri ragazzi. E la nostra Inter, Simo, ha fatto una prestazione in linea con quello che stiamo vedendo, una squadra che sta maturando sempre più convinzione nei propri mezzi, che ha un'altra volta ruotato con i giocatori a disposizione. Vi faccio vedere, tra l'altro, passiamo ecco alla nostra schermata 2, vi voglio condividere, per chi non avesse visto la partita, quella che era la formazione da cui siamo partiti per l'Inter, con Sommer che è stato confermato portiere di Coppa. Nei primi minuti è dovuto intervenire più del previsto, sinceramente, con Bissek, De Vrij e Bastoni in difesa. Un De Vrij che mi è apparso un po' in difficoltà con l'attaccante David, che gli ha creato più di qualche apprensione. Poi ammonito, Chievo ha deciso di sostituirlo all'intervallo, inserendo una Kanji che si vede che è un altro livello di difensore, che fa sempre un lavoro eccezionale, facendo scalare Bissek al centro, che per me ha fatto bene lì da centrale. Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce, in mezzo Frattesi, Çalhanoğlu, Zielinski, con Lautaro e Pio Esposito a guidare l'attacco. E in questa partita, Simo, ci prendiamo soprattutto i singoli, direi, perché è stata una gara in cui appena l'Inter ha alzato un pochettino il ritmo della gara, si vedeva che potevi creare tanti pericoli a questa squadra, che ha giocato con coraggio, con la difesa anche abbastanza alta, con l'interpretazione che aveva preventivato, che aveva preannunciato il tecnico Hubert. Sui singoli, ecco, il primo tempo l'Inter, anzi in tutta la partita l'Inter ha sbagliato anche qualche gol di troppo, che potrà andare a finire nei bloopers, negli errori. Tra Pio Esposito e Lautaro Martinez qualche gol di troppo ce lo siamo mangiato, è anche facile da fare. Beh, su Pio, chi ci ha seguito in diretta lo sa, io avrei quasi preferito che non facesse gol, e gli avrebbe fatto bene comunque una situazione del genere, perché a parte che gli attaccanti, come ho detto anche prima, i gol li sbagliano sempre tutti, e quello che rende di altissimo livello le prestazioni di Pio è tutto quello che fa oltre il gol. Quello che ci faceva dire bravo Pio, l'hashtag che abbiamo creato qui in diretta, non è il gol, è tutto quello che fa di contorno. Poi è evidente che essendo una punta, se sei sotto porta, a porta vuota, calci fuori, è un problema. Ma l'importanza di Pio ad oggi, che ha 20 anni, per quello che ci ha fatto vedere in questo inizio di stagione, sta in tutto il resto. E poi comunque, aperta parentesi, gol in campionato e gol in Champions li ha fatti, quindi il suo comunque lo ha fatto.
e Lautaro, sì, nel primo tempo anche Lautaro, soprattutto il secondo, quello dove si è trovato solo contro il portiere che manco ha calciato, se l'è proprio divorato. Però poi anche lui lo fa molto bello e dopo 2 minuti lo salva sulla linea un gol, e quello conta, se lì non c'è Lautaro e non c'è nessuno, vai 1-0 e cambia letteralmente tutta la partita. Comunque, la cosa che mi rimane di questa partita soprattutto, mi ha dato proprio, io sto vedendo sempre più l'impressione di una squadra molto forte nella testa di questa Inter, molto convinta che di partita in partita sta crescendo sempre di più. Attenzione, come ha detto Kivu, che sappiamo già che basterà un mezzo passo falso per continuare, per ricominciare a sentire un po' le solite discussioni che vengono fatte, ma vedo un'Inter veramente forte di testa come squadra, come convinzione, e con una mentalità anche molto europea, che ci porta tra l'altro ad essere a punteggio pieno, e vi mostro la classifica dopo 3 partite. Solo PSG, Inter e Arsenal sono lassù a 9 punti per il momento, in attesa delle partite di domani, con l'Inter che come l'Arsenal è a quota 0 gol subiti, siamo ad una differenza reti di più 9 e siamo ampiamente in linea con quello che era l'obiettivo, cioè cercare di fare 12 punti nelle prime 4 di Champions, per poi andare ad affrontare Atletico Madrid, Liverpool e tutto il resto con già un bel bottino fatto. E Simo, tra il dover fare questo e riuscirci, comunque in mezzo c'è un mare di cose, c'è un mare di difficoltà che quest'Inter però sta piano piano mettendo da parte una dopo l'altra. Quindi sono molto molto soddisfatto, perché oggi era un avversario questo che si è visto comunque che è di livello inferiore all'Inter, chiaramente, ma campione di Belgio, primo in campionato, con grandissimo entusiasmo. Classica partita che l'Inter di un livello di qualche anno fa avrebbe sicuramente non vinto. E lo vediamo adesso senza entrare negli sfottò, eccetera, ma nel Napoli che va a perdere così ad Eindhoven, per fare il tuo cammino e fare il tuo dovere serve proprio una forza mentale, una convinzione e un livello di preparazione molto alto. A me impressiona l'incredibile continuità che sembra avere l'Inter in Champions dall'anno scorso a quest'anno, che l'anno scorso nel girone parti anche lì facendo molto bene, non subisci mai e sembra tutto esattamente come la scorsa stagione, 3 vittorie su 3, ancora 0 gol subiti, finora hai dato tutto perfettamente e sono estremamente d'accordo col discorso che hai fatto sull'aspetto mentale, che tra l'altro era la cosa più difficile, perché vabbè, a parte la rabbia generata dalla finale dell'anno scorso, però se analizziamo con freddezza e razionalità, sappiamo di avere dei giocatori forti. Non è che perdere in quel modo in finale toglie forza e bravura di giocare a calcio a Barella, Cialanoglu, Lautaro, Thuram, eccetera. Però il discorso mentale era molto complesso, perché va bene ripartire con molti degli stessi, però poi dovevi trovare davvero le chiavi giuste per ridare entusiasmo e motivazione a questo gruppo. E non era scontato che ci riuscisse uno come Kivu. E invece devo dire che sta facendo un lavoro strepitoso e le vittorie sono chiaramente il fulcro diciamo, degli obiettivi sportivi, ma in questa fase sono anche quella cosa che poi rende valido il lavoro che fai. Soprattutto in Italia sappiamo quanto il risultato cambi le sorti e a posteriori, riguardando oggi per esempio Juventus-Inter, in realtà l'abbiamo detto anche a caldo, almeno noi nelle nostre analisi, però a maggior ragione ti viene da dire quella gara potevi anche non perderla, però sul momento la perdi e va tutto male. Quindi giocare bene, fare le cose giuste e poi metterci in mezzo anche la vittoria fa tutta la differenza nel mondo in questa fase iniziale di stagione, dopo quello che è successo l'anno scorso, era assolutamente fondamentale, in attesa che poi arrivino anche le partite difficili. La prima in realtà l'abbiamo già fatta con la Roma, adesso Sì. arriverà il Napoli che oggi ha preso una bella scoppola e poi arriveranno le big di Champions. Roberto in chat scrive un bravo anche a Christian Chivu, un bravo soprattutto a Christian Chivu, che secondo me soprattutto sulla testa ha fatto un lavoro immenso. Matteo Marano, che ringraziamo, dice Conte lamenterà scarsità del numero di giocatori. Chiaramente il PSV Eindhoven ha fatto un mercato superiore al Napoli, dirà. Felice per Pio, forza Inter, scrive il nostro EC, che ringraziamo. Qualcuno in chat sottolineava e scriveva dopo 2 errori comunque che abbia segnato gli fa bene, sono d'accordo, nel senso che almeno quei 2 errori passano abbastanza inosservati, trova la rete, segna anche in Champions League, è stato bello anche il gesto, è andato a ringraziare Bonni per l'assist, un Bonni che non riesce a non incidere, ragazzi, non riesce a non fare assist o gol quando entra,
e comunque la sensazione di continuare a giocare anche quando non c'è Thuram ed esce pure Lautaro Martinez è veramente troppo bella. Non siamo abituati ad avere 4 attaccanti che ci permettono di ruotare e di giocare. Squalo, grazie per i 2 mesi di fila su Twitch. Conte dice se c'era Leao, ci scrive il nostro Giuseppe. Purtroppo Leao non c'era questa sera, era impegnato su Twitch in queste serate di Champions. Grazie Giuseppe per il super supporto con la super chat. A livello di singoli, Simo, dimmi chi ti è piaciuto di più e se c'è qualche prestazione da mettere un po' al ribasso. Non direi di flop stasera visto il risultato, ma magari un po' meno. Beh, l'hai citato prima De Vrij, oggi è stato stranamente in difficoltà perché finora non ricordo partite sbagliate da De Vrij, però oggettivamente oggi si è visto e tra l'altro è anche una beffa il cartellino giallo che prende perché ti sembra quasi l'epilogo perfetto di una partita di un primo tempo in difficoltà quando in realtà è un giallo che non c'è perché De Vrij lì non fa nemmeno fallo, però simbolicamente no, sembra quasi destino e va bene, ci sta. L'avversario oggi, soprattutto nel primo tempo, ha fatto anche bene. Dumfries è cresciuto molto proprio negli ultimi minuti, nella fase finale, prima di uscire, però francamente al netto del gol oggi non ha giocato bene, secondo me, Dumfries, e è anche uno di quelli che sta giocando di più, quindi ci sta che poi paghi anche questo, e per quello che io dicevo, l'ho detto addirittura alla mezz'ora, io metterei perfino Luis Enrique così da farlo riposare e farlo venire fuori perché sta patendo anche quello, secondo me. Nel primo tempo ancora, nella ripresa è cresciuta un po' tutta l'Inter perché contemporaneamente si è anche un attimino perso, tra virgolette, l'Union Saint-Gilloise. Sempre nel primo tempo, dicevo, potevano fare meglio secondo me anche le mezze ali. Frattesi l'abbiamo visto in un paio di inserimenti poco preciso, Zielinski per me ha fatto proprio il compitino, anche se da lui io per il tipo di qualità che ha mi aspetto sempre di più, e questo, però alla fine l'importante è, come dicevo anche prima, queste gare qui le vinci sui 90 minuti nel lungo periodo perché sei più forte, perché vieni fuori alla distanza, quindi non è un problema che magari ci sia un inizio un pochino più traballante. Da tenere d'occhio invece Bissek, che soprattutto da quando l'hanno spostato in mezzo, devo dire che l'ho visto paradossalmente più centrato ancora, quindi sono d'accordo con te quando dicevi che era più una situazione contingente di oggi, però registriamo e vediamo per il futuro. Su Zielinski l'unica cosa che aggiungo rispetto a te è che a me nel secondo tempo è piaciuto nel finale, quando è stato messo al posto di Ciala, come crescita la partita era abbastanza finita ormai, anche l'Union Saint-Gilloise aveva un po' abbassato l'intensità, però mi ha fatto vedere delle cose interessanti, può fare ancora di più secondo me, però l'ho visto in crescita. Ultimissima domanda, e lo chiedo anche alla chat, mentre ringrazio Samu che ci supporta con la super chat, grazie di cuore. Il fatto che il Napoli abbia perso così male, l'Inter abbia vinto così, noi arriviamo da 7 vittorie di fila, il Napoli ha 2 sconfitte consecutive, di cui una molto pesante, è un bene o è un male in vista della sfida di sabato? Secondo me la sconfitta così larga è un male, perché conoscendo anche Conte immagino che farà fuoco e fiamme. Detto questo, è anche vero che arrivando già da un'altra sconfitta, se anche avessero perso 2-1, sarebbe stata comunque la seconda sconfitta consecutiva e stride. E in aggiunta dico anche, per quello che sta facendo l'Inter, noi dobbiamo pensare a noi. Il Napoli magari arriverà incazzatissimo, cattivissimo, ma l'Inter arriva da un percorso in quest'ultimo mese quasi impeccabile. Quindi anche legandoci al discorso che facevamo prima sul lavoro mentale che ha fatto Chivu, io a Napoli arrivo con grande ottimismo. Cioè, secondo me l'Inter oggi è una seria candidata per poter anche vincere in quello stadio. Non sarà facile, sarà secondo me anche molto più difficile della gara di Roma, però va bene, cioè queste partite prima o poi le devi trovare e quindi te le giochi. Però siamo pronti, siamo prontissimi, siamo pronti anche a leggere i vostri commenti, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti, un bel mi piace, lasciate i vostri commenti, fate sapere chi vi è piaciuto di più, chi di meno e tutte le vostre impressioni e vi aspettiamo su passioninter.club. Sopra il nostro Simone trovate anche il QR code per entrare a far parte della nostra community con grandi interisti da tutto il mondo.